Arrivato a Okayama mi sono subito accorto di questo. C'è un'enorme pesca messa all'ingresso di una galleria che, devo dire la verità ragazzi, mi ricorda qualcos'altro, non voglio dare messaggi subliminali, però poi potete trarre voi le vostre conclusioni. Sono appena arrivato alla stazione di Okayama, nella città di Okayama, che è nella prefettura di Okayama. Beh, se non avete capito, sono ad Okayama, che è la città più grande nella regione del Chugoku, una regione principalmente agricola, e sono venuto qui per visitare il castello, detto il Castello del Corvo, il giardino Korakuen, che è considerato tra i 3 più bei giardini del Giappone, e un'altra cittadina che ha solo 15 km da qui, chiamata Kurashiki, molto pittoresca, fuori dal tempo, che conserva l'atmosfera e la bellezza del periodo Edo. Sono nel Korakuen e devo dire ho trovato una guida in inglese all'ingresso, che è cosa rara in Giappone. Obbligo di girare con la maschera, qui non si scherza, ed è bellissimo, guardate questo laghetto, molto rilassante. Poi ci sono i colori autunnali, quindi questi colori caldi, arancioni, rosso, che sono veramente fantastici. E adesso vi racconto un po' la storia del giardino. Come vedete alle mie spalle c'è il castello, atmosfera rilassante, sembra di stare in un quadro ragazzi, è bellissimo. E questo giardino fu costruito nella fine del 1600 da un signore, Tokugawa, che voleva avere uno spazio dove poter stare con la sua famiglia e ospitare i suoi amici. E quando mi chiedono cosa amo di più del Giappone, io rispondo sempre così: i giardini. Per me il giardino, la cura che i giapponesi dedicano alla potatura, alla pulizia, è unica. Quindi diciamo che i giardini giapponesi stanno alle chiese italiane, all'arte italiana intesa come pittura. Ho notato che molte ragazze vengono qui con il kimono a farsi fare delle foto, chissà per quale motivo, non lo so. E questo è un giardino abbastanza grande, come vedete, per gli standard giapponesi. Poi è bellissimo camminare qui con i colori autunnali. Sto andando su questo piccolo colle per vedere com'è la vista da qui su. Sono all'ingresso principale del castello, il castello di Okayama, meglio conosciuto come Ujo, che vuol dire il castello del corvo, chiamato così proprio per il suo colore nero. Fu costruito nel 1597 per mano del signore, il governatore di Okayama, che si chiamava Ukita-san. Purtroppo la versione originale fu distrutta a causa dei bombardamenti della seconda guerra mondiale, e quello che vedete adesso è una ricostruzione identica del 1966. Sono arrivato all'ultimo piano ragazzi e purtroppo negli altri piani non ho potuto fare foto. Ho visto delle armature, delle katane, attrezzi, elmi, cose usate dai samurai, qualche litografia. C'è qualcosa di interessante, però insomma non è il top. Ecco, da qui la vista è bella. A
soli 15 minuti di treno da Okayama sono arrivato a Kurashiki, che è un'antica cittadina giapponese, è stata molto importante durante il periodo Edo perché qui venivano conservate, stoccate grandi quantità di riso. Infatti diciamo era un punto di snodo importante, furono costruiti anche dei canali artificiali molto pittoreschi che vi farò vedere tra poco, e praticamente le navi venivano qui, si fermavano per una notte viaggiando da sud a nord e si fermavano qui in questa cittadina molto pittoresca che conserva poi il fascino del periodo Edo, come vedete. Guardate queste case, che bello. Cioè, sono scorci di rara bellezza da trovare in Giappone appunto al giorno d'oggi, ma Kurashiki, il quartiere storico, il quartiere tradizionale di Kurashiki chiamato Bikan, conserva ancora questo fascino ed è veramente fantastico camminare qui, come vedete. Kurashiki è anche famosa per il sake, infatti ci sono un sacco di botteghe che vendono il sake. C'è anche la zona pedonale, che è cosa rara in Giappone perché il concetto della passeggiata in Giappone non esiste. Cioè i giapponesi quando escono vanno a fare qualcosa, quindi escono per andare al ristorante, escono per andare al centro commerciale oppure per andare all'onsen, ma non c'è proprio il concetto della passeggiata come da noi in Italia o in Europa. E invece qui appunto c'è quest'area pedonale molto bella, molto caratteristica, che consente di tirare un attimo un respiro di sollievo e potersi rilassare anche in un paese molto frenetico come il Giappone. C'è un unico canale grande alle mie spalle, navigabile ancora, però ormai lo si usa per turisti. Una volta era usato per trasportare le merci. Come vedete la zona è molto pittoresca, si respira un'aria agricola, tradizionale, diciamo mercantile, molto tranquilla, quindi è un Giappone in realtà ben preservato e ricorda il periodo Edo di 300-400 anni fa. Arrivato qui non capivo bene dove fosse il canale, però in un certo senso ci sono arrivato abbastanza facilmente e come vedete è veramente pittoresco. Infatti ho letto che viene anche definita la Venezia giapponese, vabbè, un po' un azzardo secondo me. Come ho detto qui c'è solo un canale, quindi in effetti non è paragonabile assolutamente a Venezia, però ci sono questi salici, credo, vedete ci sono dei salici molto belli e quindi mi ha ricordato un po' Kinosaki. Ci sono questi ponti, le carpe che nuotano, un viaggio fuori dal tempo sicuramente, che permette di conoscere poi un Giappone diverso, più tradizionale, più di nicchia. Infatti questo posto diciamo è fondamentalmente poi frequentato da turisti giapponesi, non è famoso appunto tra i turisti stranieri, anche perché è un po' lontano poi dalle rotte classiche che ti portano nel nord, che ti portano poi nella zona del Kansai ma anche di Tokyo, quindi Okayama diciamo, è localizzata è un po' fuori mano per i turisti stranieri, però io vi consiglio di venire assolutamente qui, è solo a 15 minuti da Okayama, facilmente raggiungibile ed è veramente un bel posto, quindi se venite qui dovete assolutamente fare un giro a Kurashiki che merita tantissimo. Ragazzi, siamo arrivati alla fine di questa piccola avventura nel cuore del Giappone tradizionale e quindi vi saluto da Kurashiki. Se il video vi è piaciuto datemi un like, condividetelo con i vostri amici e non dimenticate di iscrivervi al mio canale YouTube. Ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi! Adesso proviamo lo spiedino di carne macinata con il formaggio, guardate che bello, come gronda felicità, guardate come si scioglie. Allora, buon appetito ragazzi!
Buonissimo.